Ieri ho fatto una ricerca di circa 20 minuti per sapere se qui sull'isola di Phuket, dove vivo, ci sono dei corsi, ci sono degli intrattenimenti, ci sono delle serate riguardanti il benessere delle persone, e molto velocemente mi sono accorto che ce ne sono e come. Tante persone che organizzano gruppi nelle spa, nei centri di accoglienza, anche privatamente, oppure in alcuni casi anche all'aperto, magari in riva al mare oppure sulle colline. Questi corsi, al di là del fatto che abbiano un loro costo, perché chiaramente attirano tutti i turisti che vogliono fare delle esperienze un po' particolari, e ci buttano dentro la spiritualità e ci buttano dentro il benessere da un punto di vista miracoloso, perché ti dicono che le tecniche che ti insegnano loro sono forti, veloci, sono risolutive, e quindi ti basta un'ora o due stando con loro che fai questa esperienza pazzesca. È chiaro che le persone che vengono qua, che sono in vacanza, vogliono fare un tipo di esperienze elettrizzanti, e allora questi prendono la palla al balzo, e giustificando che sono dei breath coach ti fanno fare una serie di respirazioni che tendono appunto a alterare il tuo stato normale, diciamo, di veglia o di salute, dovremmo dire, e ti fanno fare tutta una serie di respirazioni che scompensano i livelli naturali e l'equilibrio naturale di ossigeno e anidride carbonica. Mi sto riferendo a tutte quelle respirazioni che si fanno del tipo, oppure che trattengono molto, hanno molte trattenute, le chiamiamo noi, cioè si va in apnea sia in entrata che in uscita, e fanno bagni di gong, incrociano pratiche sciamane. Allora dovete sapere che tutte queste cose mi fanno male. E io lo so che è bruttissimo dire alle persone che purtroppo viviamo in un mondo dove per prendere un po' di soldi vi direbbero di tutto, vi farebbero fare di tutto, e se cercate delle esperienze forti, qualche coglione che ve le fa fare e vi prende anche dei soldi lo trovate. Questo tipo di respirazioni, al di là del fatto che anche noi breath coach che siamo allenati con le respirazioni non li pratichiamo, ok? Anche noi che siamo abituati, che siamo allenati, non le pratichiamo. Ma al di là di questo tipo di respirazioni, e magari le avete sentite anche come respirazioni yogiche, devono essere fatte da persone che sono davvero molto preparate, che hanno una prestanza fisica incredibile, perché si creano appunto degli scompensi dentro il nostro corpo. Dovete pensare che in questi corsi, questi pacchetti che vendono qua, no, stai 2 giorni con noi, fai questa respirazione, oppure vieni e fai il bagno di gong, non c'è nemmeno un piccolo questionario che chiede se siete cardiopatici, se siete asmatici, se siete persone che hanno problemi di ansia, se siete problemi che hanno problemi di se siete persone che hanno problemi di scompensazione a livello cardiaco, respiratorio, se avete problemi digestivi. Niente, non vi chiedono niente, loro prendono quella tecnica, chiamiamola così, quella procedura, ecco, meglio, e la appiccicano a tutti. Ora, qual è il motivo per cui si fanno i gruppi in questo senso? Uno, perché si guadagna molto di più, si guadagna di più. Secondo, perché le persone amano fare questo tipo di esperienze non da soli, ma in gruppo. Ci troviamo, com'è stato bello, ma anche tu hai visto il drago? Ah sì, ok. Allora sappiate che i percorsi di crescita sono sempre personali, e se un operatore non riesce ad essere onesto con voi e dirvi che dovrà adattare a voi il procedimento della respirazione, dovrà farvi delle domande, dovrà in qualche modo disegnarvi addosso il percorso che dovete fare, perché cambiare respirazione altera il vostro stato in maniera molto rapida, e se non siete preparati potete cominciare ad avere dei grossi problemi, ok? Io ho visto un paio di video che appunto facevano vedere, no, che c'erano tante persone, il posto è figo, sapete come sono questi video, no? Che ti fanno sempre vedere che sono i migliori, sono sempre vestiti bene, non come me che io passeggio e che, come vedete, non mi tolgo mai gli occhiali perché col sole mi dà fastidio, quindi vabbè, insomma,
non sono un granché figo, ma non credo a questa cosa, e invece questi corsi vengono venduti come delle cose fighe. Ecco, durante le riprese ho visto che nel gruppo c'erano un paio di donne incinta. Allora, la prima cosa che si insegna ai breath coach è attenzione alle donne incinta, perché qualsiasi trattenuta, noi le chiamiamo trattenute ma insomma le potete capire come apnee, possono creare un problema al feto, possono creare un problema al bambino e possono perdere il bambino. E tu fai fare questo tipo di respirazioni a queste persone solo perché conosci due tecniche e le appiccichi a tutti così in maniera indiscriminata. Signori, se volete fare le cose fighe, però poi dopo pensate anche che alcuni tipi di esperienze portano con sé alcune problematiche anche. Lavorare bene, lavorare in modo strutturato ha un suo costo, perché dovete trovare il vostro tempo, il giusto spazio, il giusto luogo dove fare certe cose, e non così a cazzo in presenza di tutti e magari persone che piangono, non c'è una persona che si occupa anche dell'aspetto emotivo, ma semplicemente si parla di respirazioni per il rilascio. Sì, ma il rilascio non è niente, il rilascio è un discorso di pianto, un discorso di ok, ma il problema non è risolto, è sempre lì. Ok, per un attimo ti sembra di stare bene e poi diventi dipendente da questi circuiti perché ti richiamano, perché ti richiedono, perché il gruppo appunto fa gruppo e quindi ti affezioni, ma il problema è sempre lì. I programmi di respirazione sono tutta un'altra cosa e si lavora in maniera ordinata tra i 3 e i 6 mesi di tempo prima di dire ok, questi sono risultati importanti che ha raggiunto il cliente. Questa è la verità, ok? Questo è essere onesti. E no, non è sexy, no, non ti faccio vedere i video dove, guarda qua, no, perché il lavoro interno è un lavoro intimo, personale, e non gli puoi fare un video al lavoro interno, puoi fare però un video a qualcosa che è successo e che è eclatante, e allora le persone dicono, se è successa quella roba eclatante, allora vuol dire che ci voglio andare anch'io, voglio fare un'esperienza particolare. E poi le persone si fanno male, perché le recensioni di questi gruppi forse non li avete letti, i clienti di queste persone forse non li avete avuti, ma io sì. Allora vi metto in guardia un po'. L'altro discorso è i bagni di gong. C'è questa strana idea che alcune frequenze possono curare certe cose. Intanto se fosse così saremmo tutti a posto. Ok? Parliamoci in maniera spicciola. E poi, chi è che ti dice che quelle campane hanno proprio quella frequenza? Che via via che vengono usate non vengono riaccordate, martellate, tenute in un certo modo? Tutti gli strumenti si scordano, perdono tensione o acquistano tensione a seconda del fatto che ci sia più caldo o più freddo, più umidità o meno umidità. Lo sapevi? No? E allora questo ti dice che ha una campana tibetana presa in un monastero, bla bla bla, te la suona addosso e tu dici, come mi sento bene, e che ne sai? Magari è solo suggestione, o magari è solo effetto placebo, e allora in quell'occasione lì ti senti bene, però poi il problema esce fuori da un'altra parte. Attenzione anche a credere a queste cose. Va bene, mi fermo qua perché c'è un sacco di rumore e devo fare spazio a questo signore che sta lavorando. Ancora una volta, spero che con questi video vogliate aprire gli occhi su quello che è realmente il lavoro su se stessi e non sulle scorciatoie, sulle strategie rapide. Non lo fate, vi fate male alla fine, ok? Ancora una volta da Caruso Polzi è tutto, vi auguro una splendida giornata e basta. Se avete delle domande scrivetemele sotto nei commenti. A presto.